Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole volevo farvi vedere delle operazioni di routine di manutenzione che bisogna fare sui sistemi operativi e sulla piattaforma proprio OpenHub per cercare di mantenere il sistema più efficiente e aggiornato possibile. Ci basiamo principalmente sui sistemi operativi Linux su cui abbiamo installato il nostro OpenHub e in video successivi vedremo anche le stesse operazioni fatte su sistemi operativi Windows e su installazioni di OpenHub basate su Docker. Come chiusura di questa miniserie dedicata alla manutenzione vedremo anche come creare una routine di backup automatico di OpenHub sia dal punto di vista di configurazione che dal punto di vista dei dati per essere certi di avere un punto di ripristino in caso di malfunzionamenti e quindi necessità di reinstallazione di OpenHub stesso. Ovviamente quello che bisogna fare sul proprio sistema dipende anche dal tipo di sistema che si è deciso di installare. In questo caso io sono sul Raspberry, quindi sono con OpenAbian. Ovviamente ci potrebbero essere dei casi in cui OpenHub è installato su un Linux standard o addirittura su Windows. Un ulteriore caso è quello dell'installazione con Docker, ma tendenzialmente quel tipo di installazione necessita di meno controlli. Quindi in base al tipo di setup bisogna fare determinate operazioni. Oggi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare in caso di sistema Linux, che sia OpenAbian o che sia un Linux standard. Ovviamente quello che vediamo oggi si può applicare anche nel caso in cui abbiamo OpenHub su Docker, che però è basato su un sistema operativo Linux. Per quanto riguarda invece un'installazione con Windows, logicamente gli step sono gli stessi, però ovviamente l'esecuzione è totalmente diversa. Nel momento in cui faremo le operazioni su Linux, faremo dei cenni su cosa si può fare anche su Windows. Iniziamo quindi subito dalla prima operazione che diciamo è la più standard e la più banale, che è quella del controllo dello spazio disco. Quindi su un Linux su cui abbiamo accesso al terminale, come potrebbe essere OpenAbian su un Raspberry, dobbiamo semplicemente eseguire un comando che è il df-h. Nel caso non siamo amministratori di sistema utilizziamo sudo, se siamo invece già root del sistema possiamo evitare di scrivere sudo. Lanciamo il comando e in questo caso vediamo un po' tutte le partizioni del sistema con il relativo spazio occupato e spazio libero. Quello che interessa a noi in un'installazione standard è la partizione di root, quella che inizia con lo slash. Quindi in questo caso andiamo a vedere che nel mio caso la dimensione del disco è 235 giga, utilizzati 14 giga, disponibili 209, quindi sono ben tranquillo con lo spazio disco. La mia installazione è diversa dallo standard perché io ho spostato tutto su un SD esterno collegato in USB, anche se non è una procedura del tutto consigliata da chi ha sviluppato OpenAbian, però dopo aver corrotto 2 SD nel giro di poco tempo ho deciso di fare questo spostamento. Nel caso avessimo avuto un SD probabilmente gli spazi in gioco sarebbero stati molto più piccoli perché l'SD tendenzialmente 16, 32, 64 giga sono più che sufficienti per un'installazione standard di OpenHub, però ovviamente in quel caso bisogna stare un pochino più attenti allo spazio disco occupato perché è più facile da esaurire. Questo dipende non solo da OpenHub ma anche da tutto quello che c'è installato sul sistema operativo, come ad esempio la persistenza di InfluxDB, perché se noi acquisiamo tanti dati e li andiamo a scrivere anche su InfluxDB, ovviamente andiamo a occupare molto più spazio, quindi in quel caso bisogna stare ancora più attenti allo spazio disco occupato. Un'operazione di questo genere su Windows si fa semplicemente andando a vedere su risorse del computer lo spazio occupato e lo spazio libero dei dischi che si hanno a disposizione sul sistema operativo, nulla di più facile. Nel caso il nostro setup fosse basato su un container Docker, gli spazi disco comunque sarebbero quelli del sistema operativo ospitante, quindi Linux o Windows si fanno in questo modo qui. Fatto questo, che è un'operazione abbastanza banale,
e che possiamo decidere di farlo con una frequenza a nostro piacere in funzione anche di quanto spazio libero abbiamo nel momento del controllo, passiamo a un'operazione che è da fare abbastanza di frequente, cioè l'aggiornamento del sistema operativo. Io sono abbastanza pro dell'installazione di tutti gli aggiornamenti perché tendenzialmente risolvono bachi e possono migliorare anche l'efficienza, anche se in alcuni casi potrebbero arrivare delle incompatibilità che ci possono mettere in pericolo il nostro sistema. Però tendenzialmente sono aggiornamenti che dovrebbero essere testati e quindi il pericolo non dovrebbe essere così alto. Questa operazione si può fare ovviamente in funzione del sistema operativo che si sta usando in diversi modi. Chi usa OpenAbian può utilizzare OpenAbian Config, che è un menu di configurazione e setup del sistema operativo. Io ho OpenAbian, quindi adesso lo andiamo a vedere. Chi usa Linux può utilizzare i comandi standard di aggiornamento del sistema basati su apt se il sistema operativo è Ubuntu, Debian o derivati, oppure basati su yum o dnf se sono dei Red Hat 100S, anzi 100S ormai è stato, non esiste praticamente più, comunque se sono dei Red Hat compatibili. Su Windows ovviamente il nostro amico è il famoso Windows Update, quindi gli aggiornamenti di sistema che si fanno dal pannello di controllo. Per chi ha l'installazione su Docker ovviamente deve mantenere il sistema operativo host aggiornato. Nel caso di installazione con OpenAbian, che è quella che vediamo adesso, e di installazione standard su Linux, l'aggiornamento dei pacchetti del sistema operativo possono portare anche a un aggiornamento di OpenHub stesso. Ad esempio, in questo caso in cui io ho la versione 4.3.2, facendo l'aggiornamento di sistema con OpenAbian Config porterò il mio OpenHub alla versione 4.3.3, proprio perché da qualche giorno è uscito l'aggiornamento 4.3.3. Ovviamente è consigliato questo tipo di aggiornamento perché anche mantenere OpenHub aggiornato, a meno che non ci sia un cambio di major release, quindi che non passiamo dalla 4 alla 5, è comunque un aggiornamento consigliato, perché tendenzialmente gli aggiornamenti di minor release e bug fix, che sono il cambio del secondo e del terzo numero di versione, tendono a portare nuove funzionalità, a correggere bachi e tendenzialmente a mantenere tutto il sistema compatibile con le versioni precedenti. Ovviamente queste cose valgono al 90-95% dei casi, perché poi ci sono dei casi in cui vengono fuori delle incompatibilità che bisogna risolvere. Per chi ha invece Docker e Windows, l'aggiornamento di OpenHub è al di fuori dell'aggiornamento di sistema. Su Docker bisogna andare ad aggiornare l'immagine di OpenHub, quindi ricreare il container con una nuova immagine, e su Windows invece bisogna proprio andare a fare il download della nuova versione di OpenHub e andare a fare il processo di aggiornamento. Oggi, come ho già detto, ci focalizziamo su OpenAbian e quindi sulla versione standard Linux. Magari in un secondo video possiamo andare a vedere un aggiornamento su Windows e un aggiornamento con Docker. Adesso passiamo su OpenAbian e andiamo a vedere come si fa appunto l'aggiornamento con OpenAbian Config. Così in questo caso nel mio sistema passeremo dalla versione 4.3.2 alla versione 4.3.3, probabilmente perché so che appunto è stata rilasciata da qualche giorno. Quindi sempre con sudo, se non siamo amministratori, lanciamo il comando OpenAbian Config. Lui fa un aggiornamento anche di OpenAbian Config stesso, e quindi in alcuni casi ci viene chiesto di fare l'aggiornamento anche di OpenAbian Config, che anche in questo caso è sempre consigliabile fare. Quindi aspettiamo un attimino e poi arriviamo al menu di configurazione di OpenAbian. La voce di menu che ci interessa è la 02 Upgrade System. Questo comando non fa nient'altro che lanciare l'aggiornamento dei pacchetti del sistema operativo OpenAbian, che ricordo è basato su Debian e quindi utilizza il gestore di pacchetti apt. Questo warning ci avvisa che nel caso in cui ci siano state delle versioni di OpenHub a livello stable, questo aggiornamento se le porta dietro, quindi nel nostro caso dovremmo trovare la 4.3.3. Lasciamolo pure fare e poi vediamo alla fine se effettivamente la nostra versione è aumentata. Ecco, come vedete mi sta scaricando la versione 4.3.3. Adesso aspettiamo che scarichi un po' di roba e poi ci rivediamo alla fine. Bene, arrivati alla fine il tool torna al menu iniziale
E adesso andiamo a vedere con il comando di OpenHub CLI info che versione siamo. Quindi scriviamo sudo OpenHub CLI info e siamo arrivati alla 4.3.3. Quindi l'aggiornamento è andato a buon fine. Adesso andiamo a vedere come si lancia il comando di aggiornamento dei pacchetti del sistema operativo su un Linux standard che è basato su Ubuntu Debian, e quindi utilizziamo il gestore dei pacchetti apt. Lo eseguo anch'io perché ho visto che prima nell'aggiornamento fatto con OpenAbian config alcuni pacchetti non me li ha aggiornati, li ha lasciati indietro. Quindi per aggiornare completamente il sistema operativo eseguo questa operazione: sudo apt update. In questo modo aggiorno i repository in modo tale da avere il catalogo degli aggiornamenti il più aggiornato possibile. Mi viene detto che ho 8 package che possono essere aggiornati. Posso lanciare il comando apt-list upgradable per vederli, sempre con sudo se non sono amministratore. Ok, quindi se io adesso lanciassi il comando di aggiornamento andrei ad aggiornare questi 8 pacchetti. Sembrerebbero essere principalmente dei firmware, comunque andiamo a farlo. Quindi facciamo sudo apt upgrade. Quindi prima abbiamo lanciato update per aggiornare i repository, adesso con upgrade aggiorniamo proprio i pacchetti. Diamo la conferma. Dopo un bel po' di lavoro siamo arrivati alla fine, adesso il sistema è aggiornato. Io ho l'abitudine, dopo un aggiornamento di questo genere, quindi abbastanza corposo e dove sono coinvolti ad esempio i firmware, tendo a fare sempre un reboot. Quindi riavvio il Raspberry e poi vado a fare un check che nei log di OpenHub non ci siano errori, o almeno non ci siano più errori di quelli che già avevo prima, e poi vado a fare un controllo sul sistema un po' a livello generale. Questa operazione è quella che bisogna fare per aggiornare anche OpenHub sui sistemi operativi Linux su cui non c'è OpenAbian config. Per completezza, per i sistemi operativi Linux basati su versione di Red Hat e derivati, il comando non è apt, ma bisogna utilizzare il gestore dei pacchetti yum o dnf in funzione della versione, ma concettualmente la logica è la stessa. Vengono aggiornati i repository, vengono cercati gli aggiornamenti dei pacchetti installati e viene effettuato il vero e proprio aggiornamento. Come detto già prima, su Windows bisogna andare sugli aggiornamenti di sistema dal pannello di controllo. Invece per aggiornare OpenHub, vedremo in un video successivo, insieme anche all'aggiornamento di OpenHub su Docker, che bisogna fare delle operazioni diverse. Bene, detto questo mi fermerei qui per questo video. Quindi abbiamo visto come mantenere aggiornato un sistema operativo Linux basato su OpenAbian o su Debian Ubuntu, sul quale è installato OpenHub, e abbiamo visto anche come aggiornare OpenHub all'ultima versione stable. Nei prossimi video vedremo velocemente l'aggiornamento di OpenHub su Windows e l'aggiornamento di OpenHub con Docker, perché sono dei processi leggermente diversi da quelli che abbiamo visto oggi. In un video ancora successivo poi parleremo di come effettuare le operazioni di backup di OpenHub per essere appunto certi di avere un punto di ripristino nel caso in cui il nostro sistema dovesse avere dei problemi e sia necessaria la reinstallazione di OpenHub. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!